Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza post partita con mister Michele Mignani. Prego per le domande. Mister, buonasera, ben trovato. A un certo punto sembrava oggettivamente una partita stregata, perché diciamo che gli episodi mai come questa volta vi puniscono inizialmente. Ti chiedo dove l'avete vinta? Ma l'hanno vinta i ragazzi perché sono un gruppo eccezionale, perché sono un gruppo straordinario, perché credono sempre nel lavoro, credono in quello che fanno, si aiutano l'un con l'altro e viene fuori una partita di questo genere. Perfetto. Ecco, ti chiedo, soprattutto è stata una reazione, direi, al di là del carattere, cioè c'è stato tanto di ragionato e soprattutto l'avete tirata su giocando a calcio, ecco, credo sia questo il segnale migliore, no? Ma queste sono le nostre caratteristiche, poi dal mio punto di vista e dal punto di vista di un allenatore che è sotto stress durante la partita, noi siamo andati sotto di 2 reti dove su un angolo, è vero che abbiamo concesso i primi minuti un po' di possesso palla loro, ma si trattava proprio dei primi minuti della partita, sapevamo che erano bravi a farlo, siamo andati sotto per un fallo di mano su un calcio d'angolo innocuo e dopo il fallo di mano sul calcio d'angolo innocuo abbiamo comunque tirato fuori la testa, abbiamo reagito, abbiamo preso un palo, ci hanno annullato un gol per credo pochi centimetri e poi abbiamo preso il secondo gol su una punizione, su un fallo, su una punizione, e quindi siamo trovati sotto i 2 gol probabilmente senza nemmeno accorgercene, però come dicevo prima questa è una squadra la nostra è una squadra che ha determinate caratteristiche, che non deve mai perdere la razionalità, non deve mai perdere il senso del gioco, non deve mai perdere le qualità che ha, e attraverso le qualità, alzando i ritmi, grazie anche a questo stadio meraviglioso, che spesso ti avvolge e ti spinge, e i ragazzi hanno fatto una piccola impresa. Mister, buonasera. La scorsa stagione hai sottolineato più volte che non ti piacevano le montagne russe. Oggi forse la partita è stata un po' una montagna russa, anche se con un esito positivo, perché poi soprattutto nel secondo tempo il registro della partita è cambiato. Ti chiedo, oltre agli episodi, cos'è che non è andato nella prima frazione? Ma penso di averlo detto prima, secondo me non è stata una partita da montagna russa, è stata una partita dove si è andato sotto di 2 gol dal mio punto di vista immeritatamente per 2 palle da fermo, e poi è cominciato a giocare e si è riuscito a fargliene 3. Poi è chiaro che vorremmo tutti partire al contrario, però abbiamo preso un gol su rigore e uno su punizione. Tutto è evitabile, ma è anche bello vedere una reazione di questo genere, dove un gruppo di ragazzi con lo spirito di sacrificio, con la voglia di vincere duelli, con la voglia di andare al di là dei loro limiti, ribalta una partita difficilissima, complicata, ma questo vuol dire che credono tanto in quello che stanno facendo, che, come ripeto tante volte, speriamo non sia frutto del caso, ma sia frutto di qualcosa che stiamo costruendo. Poi ti chiedo un commento sull'espulsione, anche perché la direzione arbitrale ha condizionato anche entrambe le squadre dal No, club. ma io ovviamente nel recupero cerchi di dare una mano alla squadra, e in quel momento mi sono trovato a dire no ad un fallo subito, e probabilmente ero qualche metro fuori dall'area tecnica, però l'arbitro sa benissimo che non ho offeso nessuno, che ero preso dall'impeto, dal momento, e gli chiedo scusa se l'ha presa come una reazione eccessiva, ma non lo è, non è il mio costume, quindi lascerei passare. Buonasera mister, volevo chiederle innanzitutto se la scelta di schierare Adamo Mezzala è una soluzione che può adottare anche per le prossime partite, oppure l'ha effettuata oggi viste anche le condizioni ancora non ottimali di Bisoli. Grazie. No. La soluzione di Adamo Mezzala l'ho utilizzata lo scorso anno, l'ho utilizzata già quest'anno. È un giocatore che dal mio punto di vista ha caratteristiche diverse da altri. Secondo me in questo momento della partita ci serviva uno con quelle caratteristiche. In fase non possesso diventava una mezzala, in fase di possesso era quasi un attaccante esterno, quindi è un'idea, ogni tanto ci proviamo, è già un po' che sta lavorando bene, è già un po' che magari non trova spazio dall'inizio, ma e meriterebbe un giocatore che ti dà delle opzioni a partita in corso in più ruoli.
Buonasera mister, ne parlavamo proprio ieri anche di Amoran che oggi ha debuttato praticamente, ha toccato mi sembra 3-4 palloni, benissimo, non ha sbagliato un anticipo, quindi è un bel giocatore che scopriamo oggi. Un giudizio su questo ragazzo che ha debuttato. Come vi avevo risposto ieri, è un giocatore sul quale abbiamo lavorato perché doveva conoscere i meccanismi della squadra, conoscere i ritmi di una categoria che non aveva mai fatto, e vi avevo detto che era pronto. Secondo me oggi Zaro ammonito era stanco, era giusto far giocare Amoran che lavora tutte le settimane in quel ruolo e come dicevo prima di Adamo meriterebbe più spazio anche lui. Ti chiedo una cosa su Frabotta, tu l'avevi già conosciuto, l'avevi già allenato se non sbaglio a Bari, come l'hai ritrovato dopo che aveva vissuto un momento anche particolare, lo ha detto lui stesso nel suo percorso, nella sua carriera, se l'hai ritrovato diverso perché noi stiamo vedendo oggettivamente un giocatore fuori categoria? Ma per me bisogna parlare del ragazzo. Il ragazzo è un ragazzo per bene, un ragazzo che probabilmente ha avuto a inizio carriera un salto importante, perché non dimentichiamoci che ha fatto presenza nella Juventus e poi probabilmente ha avuto dei momenti dove non è riuscito a dar continuità a quello che aveva dimostrato inizialmente, e quindi anche a livello emotivo uno può subire. Però io quando l'ho trovato a Bari, pur non venendo da una preparazione perché lui era fuori rosa nella Juventus, l'ho aspettato, ho provato a farlo giocare. Poi io in quella stagione non sono rimasto tanto a Bari, per cui già in quella stagione intravedevo per lui qualcosa in cui io credevo. Ha vinto un campionato il Frosinone, insomma ha fatto un po' di strada, ha fatto un po' di percorso, è stato condizionato a volte agli infortuni, adesso sta bene. Questo è un gruppo, secondo me la forza di questa squadra è il gruppo, e quindi ognuno di loro gioca per il compagno e gioca per il bene di tutti, e questa secondo me è la cosa più importante. Vengono fuori le caratteristiche di ognuno di loro. Avete altre domande per mister Mignani? Buonasera.